Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Da quest'anno voglio cimentarmi in applicazioni un po' diverse da quelle che sono viste su questo canale fino adesso, però parlando sempre di un filone comune. In questo video vi porto il primo video conoscitivo di Logic Pro per iPad, quindi l'applicazione storica che esiste da tanto per Mac sbarca sui nostri iPad. Ovviamente la compatibilità è diciamo scritta sul sito dell'Apple, quindi non tutti gli iPad sono compatibili, però la maggior parte sì, anche perché ci vuole abbastanza potenza per far girare questa applicazione, cioè per fare certe cose. Quindi perché dico questo? Intanto un'informativa che vi do è quella che da un po' di tempo la Apple ha creato questo Creator Studio che comprende appunto tutte queste applicazioni che si possono noleggiare. Partono dalle 12 euro, 13 euro al mese, fino ad arrivare ovviamente all'anno 120 euro. Però come vedremo Logic Pro come Final Cut su iPad si possono anche affittare singolarmente, annualmente, per 50 euro, mentre le due applicazioni Logic Pro e Final Cut possono essere acquistate individualmente su Mac per centinaia di euro, quindi vabbè, a voi la scelta. Però c'è un mese di prova, quindi potete provarlo un mese, questo non è male. Quindi questo tutorial, magari se provate per un mese Logic Pro vi innamorate e lo utilizzerete. Questo tutorial non è il primo ma è l'ultimo tutorial, perché è un tutorial abbastanza avanzato, cioè avanzato tra virgolette sempre, sapete che io porto sempre cose alla portata di tutti, cioè prima di tutto per me stesso, perché sono un utilizzatore ma non a grandissimi livelli. Però questa cosa è interessante, andiamo a vedere cos'è. Come buona regola diamo un'occhiata all'Apple Store. Vedete, io sono già qua su Apple Creator Studio, l'ho già scaricato e praticamente mi ha scaricato questi 4 pacchetti qua. Adesso io non so se Keynote e Number non siano più scaricabili gratuitamente, questo non ve lo so dire, però io l'ho aperto e Number si apre senza chiedermi soldini, si vede che è ancora gratuito, non so, bisognerà vedere. Comunque non è questo il punto. Il punto è questo, vedete che mi ha installato queste 3 applicazioni. In effetti Number e Keynote io non ce l'avevo installato, infatti mi ha installato Number che non ce l'avevo, Keynote ce l'ho, e anche Pixmator Pro, che è un'applicazione grafica diciamo proprietaria di Apple, che si avvicina un po' a Photoshop, ok? Ma vi faccio vedere una cosa. Final Cut Pro c'è anche per iPad, che non si può usare perché ovviamente quando vado a fare un progettino nuovo mi chiede ovviamente di iscrivermi, ma questo vi volevo far vedere. Ecco, vedete qua è tutto quello che comprende, ma è compreso anche penso, non so se anche compreso per il Mac, sarebbe una cosa forse bella che sia compreso anche l'abbonamento per il Mac, penso sì. Sì, penso proprio di sì. Allora, qua ci sono i piani e qua vi faccio vedere praticamente che ci sono queste 13 euro al mese oppure 120 euro all'anno, e abbiamo anche un mese di prova. Quindi se volete provare Logic Pro potete fare un mese di prova qua e poi vi abbonate se volete, e avete anche Final Cut, che è un programma di montaggio video ovviamente a grandi livelli, cioè è un po' più complesso di quelli che siamo abituati, si avvicina, cioè LumaFusion si avvicina un po' a Final Cut. Ma adesso diamo un'occhiatina ovviamente a Logic Pro. Volevo farvi vedere una cosa, perché sapete che io sempre le cose, la correttezza. Allora, Logic Pro, andiamo a vedere un po' sotto se c'è. Ok, vedete qua abbonamento, quindi potete abbonarvi al Logic Pro anche individualmente. Ok, vedete solo questo qua, vedete Logic Pro per iPad un anno sono 49 euro, quindi sono diciamo 50 euro. Ne varrà la pena? E adesso vediamo. Bene ragazzi, pronti a lanciare Logic Pro? 1, 2, 3, vai! Eccolo qua, Logic Pro per iPad si apre con questa schermata che ricorda un po' GarageBand, ok? Ma non è questo il focus di questo video. Andiamo subito su più per creare ovviamente un nuovo progetto. Vedete qua abbiamo un sacco di cose, qui sono tutti
progetti già pronti che ci possono anche insegnare qualcosa, e qua abbiamo tutti i suoni e diciamo il loop da scaricare come avviene su GarageBand. Possiamo iniziare a fare ovviamente suonare delle tracce oppure dei live loop. Io ovviamente inizierò dalle tracce perché questa è la dimostrazione, e si apre così, e possiamo utilizzare queste quattro modalità. La prima ovviamente MIDI, quindi si apre uno strumento virtuale, potete collegarci una tastiera, suonare ovviamente sullo schermo dell'iPad come volete. Qui è una traccia audio per suonare dal vivo una chitarra, registrare una voce, oppure anche caricare un live loop. Oppure qua abbiamo il pattern, ok, che sono anche questi molto interessanti. E qua abbiamo invece session play che ci diciamo serviranno a noi. E se andiamo qua sopra, ovviamente il progetto ci appare così, senza nulla, ok? E ci compare di qua tutta diciamo la libreria. Allora, a noi serve, perché adesso io non suono, un loop, quindi andiamo a prenderci un loop. Io metterei un loop di chitarra, ok? Vediamo funky. Ah no, aspettate, non funky, ma c'è anche disco, quindi andiamo a cercare il disco port, eccola qua. Qui sono indicate quante battute, ok? La chitarra e l'audio ha. Vediamo, sentiamo questa. Perfetta. Stop. La prendiamo e la spostiamo. Vedete che viene creata automaticamente la traccia. Allora, e fin qua ci siamo, fin qua diciamo che nulla di nuovo, no? Però vedete che rispetto a GarageBand importare le cose è un po' diverso, quindi è molto più intuitivo. Ora, cosa devo fare per utilizzare i strumentisti virtuali? Devo andare a dire a Logic di praticamente analizzare gli accordi di questo pezzo di chitarra, o che sia un pezzo MIDI o qualsiasi cosa. Vado qua dentro in questa più qua, se non è già apparsa, ok, le note, cosa faccio? Vado praticamente sulla traccia, faccio tasto destro, vado qua in chord e vado a fare così analyzer, e lui incomincia a analizzare le corde, gli accordi. Vedete che sono comparsi gli accordi, ok, sulla traccia audio. Non faccio altro che adesso prendere la traccia e trascinarla su, e qui praticamente abbiamo questa traccia principale che ovviamente è degli accordi. Posso anche fare un loop, quindi faccio così e praticamente il mio loop è proprio continuo, perché se faccio così gira in tondo finché non lo stoppo. Ma a questo punto ingrandiamo un po' col pitch to zoom, ovviamente si può andare su e giù, vedete possiamo anche ingrandire in altezza, ok, 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 e in larghezza come avviene su GarageBand, no, in altezza no, GarageBand mi sembra. Però a questo punto aggiungiamo il primo virtual instrumental, cioè il musicista virtuale, quindi andiamo più, ok, e andiamo qua in session player. Quindi cosa posso fare a questo punto? Posso andare in questi tre puntini e aggiungere uno di questi strumentisti, un batterista, un bassista oppure un tastierista. Iniziamo dal bassista, dai, ok, iniziamo dal bassista, e possiamo scegliere qui ovviamente la diciamo il cosa deve essere, ok, il ritmo del basso. Vedete abbiamo anche disco slap, mettiamo indie disco, va bene. Qui abbiamo altre opzioni, qua abbiamo l'opzione MIDI che poi vedremo, ok. Qua abbiamo le altre opzioni, eccola, questa qua è l'opzione che permette di aprire la libreria di qua se non fosse già aperta, ok. Quindi lasciamo tutto così. Anche qui apriamo diciamo l'open editor, sarebbe l'editor del basso, a noi ci serve quindi lo apriamo. Andiamo a fare create e teoricamente dovrebbe subito avere le note giuste. Sentiamo un po'. Ragazzi, non è fantastico? Qui al sotto abbiamo un sacco di opzioni, ok, che dovremo poi spulciare bene. Anzi, andiamo a spegnere l'editor di qua che non ci serve, così ci andiamo un po' la finestra.
Quindi qua abbiamo un sacco di opzioni. Iniziamo da quello che ho capito, di qua ovviamente abbiamo tutta la cosa che l'intensità del suono, ok, tutto quello che comprende queste cose qua. Qua su abbiamo i preset, quindi possiamo cambiare al volo, ok, il preset del basso. Ecco, si toglie, questo deve essere una bug di, si toglie il loop, vabbè. Ok? E qui invece abbiamo quello che riguarda la parte ritmica. Infatti se voglio cambiare in slap faccio così e lui al volo mi cambia. Ok? Qui c'è la rigenerazione dei pattern, quindi posso fare così e rigenerare il tutto. Qui sopra abbiamo le tre schedine, ma qua abbiamo i pattern proprio veri e propri, quindi qua ho tutta questi 5, sì, no, quanti sono? Non so neanche quanti sono, 6. Sono 6 tipi di pattern che praticamente mi sembra che adesso, non so se faccio così, rigenera, mi sembra che rigeneri, che posso scegliere, quindi adesso vado a far così. Ok? Posso anche però passare in modalità manuale, cioè i pattern posso deciderli io qua. Ok? Qua abbiamo ovviamente la possibilità di andare a dire quanto deve suonare il basso e qua abbiamo le battute di quanto deve essere questa finestra, di quanto deve essere qui le battute pilotate da me. Ok? Ci siamo? Allora, qua invece posso cambiare, come dicevo, le battute, ma non solo, ok? Posso cambiare sia le battute, qua, ma posso anche fare gli steps. Quindi, se voglio fare 4 battute, ok, ci avrò tutte queste. Che però, vedete, posso programmare, ok? Per tornare ai pattern, ovviamente generati da GarageBand, sì, da Logic Pro, devo andare qua dentro e di selezionare questa selezionando un pattern qualsiasi, quindi diciamo l'effetto non avviene più. Ho un sacco di opzioni ragazzi qua e qua, bisogna ascoltarle. Qua è la melody, ma non so, non canti più tanto perché adesso è il basso e slap. Andiamo a mettere un po' un basso normale per sentire, vediamo un po' cosa cambia se faccio così. Ok, le ottave. Ok, ok, qua abbiamo la lunghezza delle note, corta, media e lunga. Ok, qui abbiamo altri parametri che sono il fill, sono tutti i parametri che ci permettono di fare le sbizzatine sul basso. Qua abbiamo il swing, quindi se abbiamo una parte un pochino swingata. Andiamo avanti molto velocemente perché poi abbiamo altri strumenti da vedere. Qua abbiamo altri parametri. Da poter abilitare, poi bisogna ascoltare bene cosa fanno, e qua abbiamo il feed, abbiamo la dinamica e qua abbiamo il tempo.
ok? E qui abbiamo visto che abbiamo praticamente i pattern. Ecco, quindi aggiunto il basso, possiamo aggiungere gli altri due strumenti, quindi che sono la batteria e la tastiera. Quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che riandare sul più, qui, andare a scegliere un altro, diciamo, musicista virtuale, sempre qui, andiamo qua e mettiamo drummer. A questo punto anche qua ci viene chiesto cosa vogliamo mettere, ok? Abbiamo un sacco di ritmi, abbiamo anche la parte EDM, quindi io metterei Modern House, e quindi anche qua, ecco, adesso se spengo questo vedrete che di qua l'editor non si apre, spero. Ok, azzeccata questa. Sembra un cane. Ragazzi, sballo totale. Qui abbiamo la possibilità di la possibilità di cosa, ragazzi? Questo è il volume o la posizione? Allora, il range. Allora, per capire il range stoppiamo tutto. Vedi? Sono sordo. Comunque, vabbè, questo è il range, divertitevi. Posso accendere tutti gli strumenti che voglio, anche i bonghetti. Ok, e qui abbiamo tutte le regolazioni, ovviamente del caso. Qui, ecco, non ho fatto vedere, se clicco qua abbiamo addirittura la possibilità di inserire un numero, ok, a mano, quindi una cosa veramente carina. E qui abbiamo il fill, anche qui il feed, tutto quello che riguarda, anche qua il tempo doppio, o possiamo fare addirittura la metà. Mettiamo standard. Anche qua abbiamo, in questa parte qua, ovviamente i pattern che riguardano le tre parti degli strumenti, vedete? Scegliere, e anche qui, se vado qua, posso praticamente scegliere cosa far suonare. Se io voglio mettere la cassa dritta, ok, faccio così e la cassa è dritta. Ok? Perfetto. E qua abbiamo ovviamente il fill, quanto deve rullare, abbiamo anche qua il swing, quindi anche qua abbiamo tanta roba che vi invito ovviamente a, come dire, andare un po' a spulciare, no? Tutte queste cose qua, che poi ovviamente, come dico sempre, con un po' di pratica e sperimentando le cose ovviamente vanno a posto. Aggiungiamo l'ultimo strumento, che è questo, anche questo è pazzesco. Vado qua, vado qui, sempre qui, faccio così, faccio così e vado a prendere un tastierista, e qui ho questi tipi, vedete? Ho praticamente il pad normale, che sarebbe un pad classico, un tappetino. Qua ho questo qui, il tappeto. Qua invece è un dinamico, ok, che praticamente è multiband, che fa un po' di effetti. E qui invece ho chords, che praticamente sono pianoforti, ok? Pazzesco. Quindi mettiamo un pad normale intanto per andare a sentire cosa succede. Qui abbiamo addirittura la mano destra e la sinistra, ragazzi. Se tolgo tutte e due mani, che succede? Niente. Ah, ecco, ne ho tolte. Praticamente qui abbiamo le mani e qui abbiamo i settaggi delle due mani. Non so se rendo conto, ok? Non so se rendo conto i settaggi delle due mani, quello che devono fare. E basta, non dico più niente.
Qui abbiamo tutto quello che riguarda sempre il synth, ok? Qui abbiamo poca roba, ma abbiamo i pattern, non ce li abbiamo qua, non ce li abbiamo qua i pattern, ci abbiamo solo questo, il tappeto, vabbè, il tappeto è molto, è un tappetino. Invece andiamo a vedere questo multiband che già si apre un mondo pazzesco. Qui abbiamo sempre i controlli di prima, ma qua abbiamo ovviamente altri controlli che sono i dettagli, e praticamente abbiamo un sacco di roba. Qua abbiamo il controllo proprio del suono e qua abbiamo il pattern. Ecco una cosa, se io adesso decidessi di far andare a braccetto questo suono con la chitarra, vado qua sotto, vedete? Qua sotto, e vado a scegliere il riff di chitarra che è questo, e quindi l'andazzo cambia. Qui abbiamo tutte le forme d'onda, e anche qua abbiamo sempre le stesse cose, la possibilità di fare ovviamente di modificare i pattern. L'ultima cosa possiamo cambiare e mettere ovviamente chords, quindi così, e abbiamo qui lascia così il suono, e qui possiamo variare, oppure decidiamo di avere un pianoforte. E qui forse ci starebbe ok? A questo punto l'ultima cosa che posso fare è dire al basso, al bassista: guarda che devi seguire la batteria, che è anche giusto, no? Vado qui, vado qua sotto, ok, vado qua sotto e dico va a seguire la batteria. Ecco, qua c'è questo è il ritmo, ok, house, questo qua, ma poi c'è tutti, posso seguire qualsiasi cosa, anche solo il kick, la gran cassa. Ecco ragazzi, io mi fermo qui. Avete sentito? Cosa si fa con questi strumenti virtuali, che sono poi strumentisti virtuali? C'è un bassista, un batterista e un tastierista apposta per voi, quindi potete comandargli quello che volete. È una cosa molto carina per chi poi al limite non è un multistrumentista, no? Quindi non sa suonare tutto e giustamente magari gli serve un riff di basso. Quindi ragazzi, sperimentate, un mese di prova, quindi potete fare tutto quello che volete. Io andrò avanti a portare tutorial, ovviamente poi il prossimo ne inizieremo dal primo con la panoramica dell'applicazione, e andremo avanti a vedere di fare qualche progettino, sviluppare qualcosa insieme. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici che fate crescere il canale, e a loro date una mano, diciamo, in modo che conoscano questa applicazione. E in ultimo, come sempre, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video di Logic Pro per iPad che posterò in futuro. Con questo un abbraccio, ci vediamo presto.